Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrew, benvenuti nel mio canale e oggi vi spiegherò come modificare le vostre foto per Instagram. Bene, oggi vi farò vedere un'applicazione molto utilizzata che io ho iniziato a utilizzare già diversi anni fa e si chiama VSCO. È un'applicazione diciamo non per i pro, però è già un'ottima applicazione, si possono fare già diverse cosine interessanti, quindi oggi andiamo a vedere come funziona nello specifico. Iniziamo da questa foto qui, che è un genere di foto che io scatto spesso ultimamente, una sorta di flat lay. Tendo molto al dark, quindi andiamo sul tab modifica. Ecco, su questo tab modifica troviamo tutti quelli che sono gli strumenti per modificare i colori, diciamo aggiustare i colori e le tonalità della nostra foto. Io inizierei dall'esposizione. Allora, l'esposizione io tendo sempre ad abbassarla e rendere i toni molto scuri e rendere l'immagine anche molto scura, perché a me piace molto il contrasto del nero con alcune luci bianche, quindi in questo caso io andrò a abbassarla fino al minimo, quindi fino a 6 punti, e così abbiamo già dato una svolta all'immagine. Guardando il prima e poi il dopo si vede già che l'immagine è diventata molto più scura, quindi già rende l'idea di quello che andremo a fare. Poi il contrasto io solitamente lo aumento sempre un pochettino, ma non esagero mai, perché rende l'immagine molto spigolosa, quindi a me non piace moltissimo, quindi oggi andremo a aumentarlo solo di 2 punti, direi che bastano. Dopodiché, se la foto non è perfettamente a fuoco, che c'è stato un piccolo diciamo errore che si può correggere con il tool messa a fuoco, dove va a aumentare un pochettino la nitidezza dell'immagine, quindi rende l'immagine un pochettino più nitida. In questo caso io vado ad aumentarla di soli 2 punti, in modo da renderla solo leggermente più nitida. Dopodiché, una cosa molto importante, moltissimo per il mio tipo di fotografia, è la saturazione. Io tendo ad abbassare molto la saturazione, o comunque anche solo di alcuni colori. In questo caso con VSCO, nella versione gratuita, non è possibile modificare la saturazione e le luci dei singoli colori o comunque dei colori principali. Io utilizzo solo ed esclusivamente Lightroom, che quello lì è un programma un po' più professionale che ti dà la possibilità di aggiustare più strumenti, di aggiustare più componenti della foto e avere quindi a disposizione più strumenti, quindi un pochino più professionale. Però qui già possiamo fare un buon lavoro. Adesso andiamo a guardare con la saturazione, andiamo a abbassarla quasi del tutto fino a 5 punti, in modo da lasciare sempre un po' i colori, da non renderla proprio bianco e nero, perché non vogliamo che sia bianco e nero, ma comunque che sia satura. In questo caso si vede l'azzurro dell'anello e il blu dei pantaloni dei jeans ancora diciamo colorati, quindi diciamo che questo è l'effetto che più o meno volevamo ottenere. Dopodiché la tonalità, in questo caso noi non andremo a toccarla moltissimo, ma i punti luce, in questo caso aumentandoli e diminuendoli non si vede molta differenza in questo tipo di foto, ma aumentandolo va ad abbassare la luminosità del bianco, e l'ombreggiatura, in questo caso adesso vi faccio vedere, va a aumentare la ombra, la fa diminuire, la fa diventare più chiara. Quindi in questo caso non andrei a toccarlo questo strumento qui, ma andrei a toccare solo più la vignetta, che rende un po' i bordi un pochino più scuri e un po' più vignetta, appunto. Quindi in questo caso andiamo ad aumentarla un po'. Con VSCO non si può aumentare la diffusione della vignetta, farla più grande, più piccola. In questa versione gratuita si può soltanto mettere, è molto sfocata, quindi è molto ampio il raggio della vignetta, quindi si può mettere anche al massimo in questo tipo di fotografia, e guardando il prima e il dopo si vede già una bella differenza. Dopodiché io utilizzavo qualche tempo fa la grana, che va a mettere un po' dà un po' quello stile vintage alla foto e la rende un po' più calda in qualche modo, rendendo questa foto un po' più carina e particolare. Io ultimamente non sto più utilizzando perché mi piace rendere la foto il più nitida, il più dettagliata possibile, e la grana un po' toglie i dettagli, la rende un po' più pacioccata, però non è male. In questo caso possiamo anche lasciarlo un pochettino. E questi qui sono diciamo gli strumenti gratuiti. Abbiamo già reso la nostra immagine da prima a dopo già un bel risultato. Con una versione gratuita in neanche 5 minuti di operazione questa foto potrebbe essere prontissima per essere pubblicata sui vostri canali social.
Dopodiché un'altra foto che possiamo guardare insieme potrebbe essere la foto della mia città, di Torino, dove possiamo andare a fare qualche lavoretto e vedere un attimino come poter modificare anche una foto di questo genere. Allora, l'esposizione, anche in questo caso la andiamo a toccare, però in questo caso non in negativo, non andremo ad abbassare la foto, ma la andremo a aumentare leggermente, in modo da rendere tutta quella struttura chiara ancora leggermente più chiara, dando un po' più di bianco. Dopodiché il contrasto, come sempre, lo andiamo ad aumentare, ma non troppo, quindi più o meno sempre sui 2 punti ci stiamo abbastanza bene. Già facendo il prima e il dopo si vede già la differenza, quindi direi già che siamo sulla buona strada. La messa a fuoco in questo caso io non la andrò a toccare, perché avendo volutamente inquadrato queste foglie sulla sinistra in basso e avendo un'apertura ampia, le ho rese un po' sfocate volutamente, se vado a toccare la messa a fuoco andremo un po' a togliere quel lavoro lì, comunque andremo un po' a rovinare quel lavoro lì, quindi in questo caso io non toccherò la messa a fuoco, ma toccherò un pochettino la trasparenza, anche se questo strumento qui va un po' a rovinare quell'effetto lì. Infatti mi sa che anche se aumentava un pochettino la nitidezza, guarda, io non metterei soltanto un punto, perfetto. Dopodiché saturazione, la saturazione importantissima anche in questo tipo di foto, la andrei a abbassare quasi del tutto a 5 punti, perfetto. Ed infine equilibrio del bianco, andrei a mettere un po' più sull'azzurrino, leggermente, quindi 0,4, proprio poco, in questo caso qui, e la vignettatura, così. Ecco, quindi già facendo un prima e un dopo, direi che c'è una bella differenza, abbiamo già ottenuto il risultato che a me soddisfa, che a me piace, quindi questa foto potrebbe essere tranquillamente pronta per essere pubblicata. Bene, per oggi ragazzi questo qui è il primo tutorial, questo è il primo video, ci ho messo una giornata per fare questo video, quindi sarebbe molto apprezzato che cliccaste qua sotto il tastino iscriviti, cliccaste poi la campanella per ricevere poi le notifiche di quando pubblicherò i miei prossimi video, e seguitemi sui social, lascerò il link qui sotto, e ciao a tutti e buona fotografia!